In questo pacco dovrebbe esserci la prima parte, il primo pezzo di Spinning Startup che ho ordinato. Quindi abbiamo visto come procedere con l'ordine e questo, se i miei calcoli sono esatti, dovrebbe essere il mulinello. Purtroppo la canna farà un po' di ritardo, ma quando avremo tutti e due i pezzi poi andremo a metterli insieme e montare canna e mulinello e caricare naturalmente il trecciato con il fondo. Lo faremo nella maniera corretta e nella maniera più semplice possibile, dandovi indicazioni anche su come fare questa operazione. Allora, vediamo se questo qui è il mulinello, scopriamo insieme di che mulinello si tratta, ma lo avete già visto naturalmente, ed è proprio lui scatolato. Si tratta dello Shimano FX misura 4000. Ok, lo apriamo insieme, regolare scontrino, pacco, le istruzioni e sicuramente, ma non c'è l'esploso, perché l'esploso in questo caso l'abbiamo sulla scatola, quindi non buttiamo mai la scatola, perché casomai ci dovesse servire un pezzo di ricambio abbiamo qui le parti con i numeri esatti. Ok, mettiamo a posto scatola, istruzioni e mi raccomando lo scontrino che serve per la garanzia. Benissimo, andiamo a vedere il mulinello. Quindi Startup è un progetto che vuole dare le indicazioni su come partire con lo spinning. Ho scelto come partenza per lo spinning medio inshore con un mulinello taglia 4000, in questo caso un FX, e una canna che poi andremo a vedere appena arriva e monteremo insieme a questo mulinello, che ci permetteranno di lanciare le esche più adatte per lo spinning medio inshore, potendo scendere un po' in giù e salire un po' in su con il peso e con la mole delle esche. Ok, bene, vediamo questo mulinello. Prima cosa andiamo a vedere, vediamo completamente il tappo ed andiamo a vedere la bobina. Ok, questa qui è la bobina del mulinello, è in metallo. Il corpo del mulinello naturalmente non è un materiale particolare, ma questo è un mulinello entry level di taglia 4000. Però posso dirvi che già al tatto, anche se non dà la sensazione, naturalmente non restituisce la sensazione di un mulinello di fascia media o di fascia alta, non potrebbe essere altrimenti, la sensazione al tatto non è male. Il peso si sente, quindi non abbiamo sicuramente materiali scadenti, è naturalmente uno Shimano e quindi anche se partiamo da un mulinello entry level la frizione suona veramente bene. Anche se partiamo da un mulinello entry level abbiamo un attrezzo valido per poter iniziare a spinning. Naturalmente non troviamo le caratteristiche dei mulinelli di fascia media o alta, però la frizione, vedete, si regola a ogni scatto e diventa sempre più dura. Stringiamo un bel po', non è potentissimo, ma è fluida. Questa è una cosa molto importante, ossia non slitta e non scappa, vedete? Quindi riusciremo a gestire perfettamente il nostro trecciato e le eventuali prede. Qui su questo mulinello caricherò un trecciato dello 0,16. Ok, vediamo come si avvita la vite, anzi prima la togliamo completamente. Non è naturalmente una manovella a vite come nei mulinelli di fascia più alta, dove la manovella si avvita girando, ma ha una controvite dall'altro lato, che è questa qui, che fra l'altro permette anche di fare questa operazione. Vedete, l'abbiamo tolta. Se siamo mancini possiamo utilizzare la manovella da quest'altro lato, però nel mio caso, che sono destro, andremo ad utilizzare così come è arrivata. Facciamo attenzione a come mettiamo la controvite. Una volta arrivata in battuta iniziamo ad avvitare fino a quando non si tira dentro la parte che vedete qui che fuoriesce. Ok, ci siamo quasi, bella lunga, la stringiamo ma poco poco così. Ok, è fissata. Come vedete la fluidità non è male, anzi sinceramente non mi aspettavo meglio di questa. Vediamo un po'. Non cade come fa
normalmente con poco poco, ma la forza di gravità non attira, vedete? Poco, sì, ci siamo come fluidità, cioè abbiamo un mulinello che costa poco, bello fluido. Poi naturalmente decreterà la prova in mare che andremo a fare, ma ve lo faccio vedere molto da vicino, anche se di fascia bassa, entry level, qualità costruttiva ok. Abbiamo l'antiritorno, quindi può andare in un verso e nell'altro, era disinserito, ok, eccolo qui, in un verso ed al contrario. Naturalmente a spinning l'antiritorno deve stare sempre inserito. È molto piccola, vedete, è incassata qui, quindi non corriamo il rischio di andarla a toccare. Vediamo l'archetto, perfetto. È difficile che si chiuda da solo, penso sia, data la forza che fa, pressoché impossibile. Naturalmente ha la chiusura, come vedete, automatica, ma quando andate a chiudere, quando aprite, poi lanciate, dovete andare a chiudere sempre con la mano e mai con il movimento della manovella, che a lungo andare si rischia di rovinare il mulinello. Ok, allora, quindi questo è un 4000. Vediamo le capacità. Di nylon 0,30 vanno 180 metri. Controlliamo anche sullo scatolo, come vedete qui ci sono i valori riportati, quindi la nostra bobina del nostro mulinello di nylon contiene dello 0,30 180 metri. Poi naturalmente faremo una sorta di calcolo per vedere più o meno quanto trecciato entra e quanto fondo dobbiamo fare, anche se vi fornirò un sistema infallibile per poterlo caricare in maniera proprio perfetta. Quindi vediamo che il rapporto di recupero è 5:2:1, che secondo me è il miglior rapporto di recupero per fare spinning medio inshore con le esche che poi andremo ad utilizzare. Ha una frizione da 8,5 kg, che non è male, pesa 320 grammi, naturalmente non è il massimo della leggerezza, e ha 2 cuscinetti a sfera più uno a rulli e raccoglie 82 cm per ogni giro, quindi mulinello perfetto per lo spinning e tarato sulla canna che andremo a montarci. Benissimo, l'unica cosa che voglio fare è verificare il peso, cosa molto importante. Andiamo a vederlo. 317 grammi, il costruttore ci dice che pesa 320, quindi ci siamo, perfetto. Ok, il primo pezzo, il primo attrezzo di Spinning Startup è arrivato. Farò vedere come con attrezzatura anche entry level, spero di riuscire a farvi vedere come con attrezzatura di questo tipo, quindi entry level, si possa iniziare tranquillamente a praticare spinning e poi man mano che si prende confidenza, si impara ad usare le esche, a capire quali sono i momenti migliori per andare a pesca, prendere magari delle attrezzature migliori e magari tenere queste qui di scorta, di riserva, oppure per le eventuali pescate sporadiche che vi ho descritto più volte. Ok, quindi il primo pezzo è arrivato, aspettiamo che arrivi la canna e poi andremo a pesca con queste attrezzature. Spinning Startup. Ed eccola qui, è arrivata la canna per il progetto Spinning Startup. Andiamo a scoprire insieme di che canna si tratta, di che attrezzo si tratta. Chi è già iscritto alla newsletter sa già che attrezzo è. Il video andrà a finire in quella che è la continuazione del Spinning Startup e di tutto il progetto. Allora, è imballata davvero bene, eccola qui. Il tubo è in cartone molto resistente, era imballata davvero bene. Dall'altro lato c'è anche la multiball e andiamo a tirarla fuori. Ok, eccola qui, Shimano Vengeance 2,10 m, 10,35 grammi, codice SVC X21MC. Ha una bella custodia in panno, vediamo se integra, credo proprio di sì perché la confezione
il tubo con il quale è arrivata è un bel tubo rigido in cartone, quindi ottimo questo fatto perché le canne sono delicate da spedire. L'unico sistema per non avere problemi è proprio quella di spedirla in tubo rigido. Ok, allora il cimino è ok e l'innesto della parte sotto è ok. Andiamo a tirarla fuori completamente. È diviso in due parti, quindi ottimo anche se vogliamo trasportarla. Ed ecco il secondo pezzo. È un po' strettino qui, ma eccola qua. Ne abbiamo anche una bella custodia. Conserviamola perché ci potrebbe tornare utile. Mettiamo qui a posto. Vediamola un po' nel particolare. Quindi questa canna qui verrà utilizzata per fare le prossime pescate ed il video di Spinning Startup. Nella parte bassa, quindi nel manico, nella seconda parte abbiamo un solo anello bello grande e ben distanziato dalla placca del mulinello. Qui è impressa la serigrafia Vengeance 210 10-35 grammi. Le legature sono fatte davvero bene, guardiamo questa qui per esempio. Naturalmente è un prodotto entry level, però vedete non ci sono particolari sbavature nella legatura. Anche gli anelli sono anelli sicuramente non di qualità eccelsa, ma buoni anelli. È fatta bene anche la parte qui che va poi a servire per l'aggancio della parte superiore. Vediamo un po' il manico in sughero, serigrafia anche nella parte del manico più arretrata. Vediamo il manico splittato, il portamulinello con la vite in alto ed il fusto della canna, diciamo la schiena, quella che viene chiamata schiena, che è questa qui, la parte superiore del manico. Ok, andiamo a vedere un attimo il cimino. Eccolo qua, il carbonio dà una sensazione di ruvidità, non è perfettamente liscio. Vediamo il cimino, il particolare del cimino, l'anello di buone dimensioni, ottimamente anellata, le legature sono fatte davvero bene. Per essere una canna entry level la sensazione di, diciamo, il primo acchitto è molto buona. Ecco la parte dell'innesto rinforzata, anch'essa con una legatura. Allora, per farvi vedere bene l'innesto mi sono portato la parte dedicata al laboratorio dove c'è un po' più di spazio. Aspettate un attimo, ecco qui, questo è l'innesto della Vengeance, quindi la canna che abbiamo scelto, che ho scelto. Poi starà a voi decidere se scegliere questa qui o un altro modello, basandovi sulle indicazioni che vi sto dando nella guida Spinning Startup, che poi diventerà anche un ebook gratuito. Quindi qui abbiamo il nostro innesto che, vedete, calza alla perfezione e va a creare quella che poi è una canna da 2,10 m. Benissimo, poi la vedremo meglio in pesca naturalmente. Farò vedere le gercate, come la utilizzo con quelle artificiali, quelle che vi ho consigliato come si comportano. Adesso ci attacchiamo il mulinello e poi caricheremo anche il trecciato. Canna di Spinning Startup, del progetto Spinning Startup. Questo è il mulinello che già era arrivato e questa è la nostra combo, quindi Vengeance più Shimano FX. Ci sta anche bene cromaticamente. Non ci resta che andare a caricare il trecciato su questo mulinello e poi portare la nostra combo a pesca e vedere come si comporta. Perfetto, la combo è quasi pronta,
Dopo aver caricato il trecciato vi farò vedere un metodo sicuro per farvi fare un buon riempimento a questo mulinello. Potremo poi dedicarci alla seconda parte di Spinning Startup, che consisterà nella scelta degli artificiali, degli spot e infine nella vera e propria battuta di spinning. Ok, questa è la Shimano Vengeance da 2,10 m che lancia da 10 a 35 grammi. Vedremo come si comporta in pesca.